Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su SharePoint in cui in relazione all'argomento librerie che abbiamo trattato in questa sezione vado a fare questa lezione di introduzione, di sommario a tutta una serie di lezioni che verranno e che riguardano l'utilizzo online dei documenti. Perché è chiaro che i documenti abbiamo visto come si archiviano, come si organizzano, come ci si mettono i metadati all'interno delle librerie, ma all'interno di Office 365 i documenti sono fatti per lavorarci insieme ad altre persone, per collaborare con i colleghi di lavoro, per collaborare online. Poi il collega di lavoro può essere nella stanza accanto o dall'altra parte del mondo, questo è indifferente, però sui documenti di Office si può collaborare online. Io ho a telecamera spenta confezionato questa piccola libreria dove sono andato a immaginarmi che in relazione ai nostri quattro corsi ci deve essere di ciascun corso il ballo latinoamericano, di inglese, di contabilità, il livello basico, intermedio e avanzato e quello di cucina, ho supposto sulla cucina piemontese, pugliese e toscana. Quindi è chiaro che per la redazione del programma ci dovranno lavorare più persone, magari anche all'interno della scuola di formazione, che sia un'associazione culturale, che sia un'associazione di business per quanto riguarda i corsi di formazione, magari più persone ci potranno collaborare, si potrà chiedere il parere anche a quelli che dovranno frequentare il corso, cosa piacerebbe loro imparare di più della cucina pugliese, quel piatto piuttosto che quell'altro, eccetera. E quindi per lavorarci insieme ci sono degli strumenti potenti all'interno di Office 365 che nella serie lunga di lezioni a venire andremo a vedere perché abbiamo visto le librerie, ma poi bisogna vedere come si lavora con i file. Ti volevo anche far vedere una cosa. Prima abbiamo sincronizzato la libreria nella lezione precedente, fatture docenti, anzi quella era già sincronizzata, io ti ho fatto l'esempio di un'altra libreria che sono andato a sincronizzare. Questa è la libreria fatture docenti e noi sul desktop, questa è la libreria fatture docenti che era già sincronizzata e noi poi avevamo sincronizzato nella lezione precedente la libreria certificati medici iscritti ai corsi di ballo. Ti volevo far vedere, qui sono nel OneDrive desktop, ovviamente qui c'è la nuvoletta del cloud e quindi siamo online, questi file sono online perché appunto sono quelli di SharePoint che abbiamo sincronizzato con OneDrive desktop. Ti volevo però far vedere che se io vado in OneDrive non desktop ma online, quello che si apre da qui direttamente da dentro Office 365, ci sono tutta un'altra serie di liste che hai visto che sono state costruite durante le lezioni del corso, come per esempio i documenti degli iscritti ai corsi di cucina, i documenti di identità dei docenti. Qui se andiamo nel OneDrive desktop non ci sono i documenti di identità dei docenti, ma nel sito SharePoint ci sono, perché se io vado nel sito SharePoint e vado a documenti di identità dei docenti, ci sono, c'è una libreria dedicata ai documenti di identità dei docenti dove io ho caricato questi due file JPEG, ma nel desktop non c'è. Perché? Perché ancora la libreria non l'abbiamo sincronizzata. Infatti qui c'è l'opzione sincronizza che invece non ci sarebbe se la libreria fosse già stata sincronizzata. Ma nel OneDrive for Business già lo troviamo, cioè nel OneDrive Online, corsi di formazione, documenti, identità docenti, troviamo già i file senza che io abbia dovuto provvedere alla sincronizzazione. È già avvenuto tutto di default automaticamente. Quindi ho fatto questa premessa per dire cosa poi alla fine? Che quando abbiamo un file di Excel, di Word, di PowerPoint e ci vogliamo collaborare con altre persone,
lo dovremo salvare qui dentro, direttamente su SharePoint, che poi vuol dire anche in OneDrive, o direttamente in OneDrive, caricarlo qui, che poi vuol dire anche in SharePoint. Poi a quel punto, se vorremmo vederlo anche da desktop, andremo su SharePoint o anche su OneDrive e sincronizzeremo quella cartella con il OneDrive desktop, di modo che potremo lavorare sul file sempre online perché qui c'è la nuvoletta del cloud, ma da desktop. Quindi facciamo un rapido esempio e poi ovviamente le lezioni sono tante e molto esaustive su questo argomento. Se io vado ad aprire un nuovo file di Excel sul mio computer, quindi a questo punto non siamo sul cloud, ma siamo in locale sul computer, e vado ad aprire questo file, ci scrivo qualcosa e poi clicco su file, salva con nome, qui mi si aprono le possibilità di salvarlo direttamente nel OneDrive for Business oppure anche in un sito SharePoint. Come vedi, qua su c'è anche il sito SharePoint che abbiamo aperto. Se io vado a cliccare qui, ho tutte le cartelle che abbiamo inserito nel sito SharePoint. Quindi se quel file fosse relativo ai documenti di identità dei docenti, io andrei a salvarlo qui dentro. A quel punto mi si vedrebbe automaticamente nella cartella della libreria di SharePoint, automaticamente in OneDrive, e se quella cartella fosse stata sincronizzata con il desktop, anche all'interno del desktop. Quindi ora andremo a vedere tutta una serie di operazioni di salvataggio del file e di utilizzo in condivisione con altri utenti di Word, di Excel, di PowerPoint e anche di Access, per fare in modo che con i file della libreria di SharePoint ci si lavori in maniera approfondita e che questa libreria appunto sia stata fatta soprattutto nel caso in cui si vadano a gestire dei progetti aziendali o anche attività più semplici che comunque richiedono la collaborazione tra più persone come programma del corso. Tutto questo possa essere sincronizzato e che queste modifiche possano avvenire simultaneamente, sincronicamente, semplicemente andando qui sul file, cliccando su condividi, scegliendo il nome della persona, magari mandandole anche un messaggio, scegliendo che magari la persona può anche modificare il file, di modo che si possa lavorare sincronicamente sul file. Vedremo che lavoro sincronico vuol dire che io vedo anche l'altra persona dove è posizionata con il cursore del mouse, o nel caso di Excel in quale cella è posizionata, così io in quella non ci potrò lavorare e quindi non ci saranno nemmeno problemi di sovrapposizione. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!